È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buonasera a tutti, siamo alla 30ª puntata di Presenta il tuo libro e stasera abbiamo un gradito ritorno. Per me è una scrittrice perché me l'hanno presentata così e mi fido della persona che me l'ha presentata, che saluto, che è Marco Bisio, e comunque seriamente è una scrittrice. Ed è un ritorno perché è stata già con noi in una puntata di Guerre Spaziali ed è qui per presentarci uno dei 3 libri che ha scritto, cioè Verità e Misteri. Buonasera Elena, ciao, come stai? Ciao Giuseppe, buonasera a te, grazie per avermi invitato. Sto bene, tu stai bene? Sì. Sì, sto bene, grazie. Bene. Ti ringrazio anche per questa precisazione di scrittrice, ringrazio anche Marco. Io non mi sento tale, sono autrice, ecco, scarabocchio un po', per passione e anche per interesse, perché comunque i libri che scrivo hanno sempre, sono romanzi, certo, quindi la più parte, diciamo, è frutto di invenzione, di fantasia, ma c'è anche molto studio, sia per gli argomenti che vado ogni volta a trattare, sia anche per lo studio stesso dei personaggi. Come avevo già anticipato nella presentazione precedente, quindi del mio primo romanzo, Alla scoperta degli Inca, infatti anche i nomi dei personaggi sono studiati, sono voluti, sono pensati all'interno appunto di un quadro, quindi di un itinerario stesso che vede poi diciamo lo sviluppo della narrazione, della storia. E quindi insomma grazie a te per offrirmi questa opportunità. Ecco, sono sempre molto lusingata, molto felice di poter partecipare a questi incontri, di avere questa opportunità, insomma. Vabbè, per il canale è un onore avere comunque degli scrittori come te, quindi è reciproco, insomma, è un piacere. Elena, allora raccontaci un po' di te, che cosa fai nella vita? So che sei insegnante, insomma, ti occupi di tematiche legate anche al bullismo, al cyberbullismo, che poi sono tematiche che sono molto vicine anche a me, perché anche io mi occupo di queste cose sommariamente. Allora, grazie anche per questa opportunità. Sì, certo, io sono insegnante, prima mi sono laureata in storia e filosofia e poi, dato che sono sempre stata appassionata della scuola intesa come percorso di formazione della persona, in generale, quindi della crescita dell'individuo e non da meno degli adolescenti, avevo deciso di ampliare un po' la possibilità appunto di inserirmi nella scuola, facendo un altro percorso e quindi ottenendo poi una laurea in lettere, l'abilitazione all'insegnamento anche per letteratura o comunque lingua italiana nelle scuole superiori e storia, ampliando anche un po' lo spettro, diciamo, la rosa delle possibilità. E non da ultimo, non lo nego, ecco, era anche un po' la mia intenzione iniziale, quella di approfondire anche temi legati alla letteratura. Io ho sempre trovato, cioè ci sono, non è che li abbia sempre trovati io, ma una stretta relazione, ecco, tra la filosofia, la letteratura e la storia. E questo perché, come dicevo prima, mi è sempre interessato l'uomo nella sua interiorità, nella sua possibilità di crescere, di maturare, di conoscere soprattutto. E non a caso mi viene da dire che il libro
appunto Verità e misteri da Tubinga a Stonehenge si apre proprio con una dedica, precisamente con una citazione di Platone tratta dall'Apologia di Socrate: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. E questo è sempre stato un po', come dire, una frase che mi ha sempre accompagnato. E quindi la ricerca dell'uomo nella sua interiorità, nella sua possibilità, ecco, nelle sue potenzialità, anche quelle più recondite, più nascoste. Anche Sant'Agostino, d'altra parte, aveva pensato a un viaggio in interiore homine. E quindi non da ultimo mi sono occupata della tematica legata al bullismo e al cyberbullismo, perché appunto nel percorso di formazione degli adolescenti in modo particolare, ahimè, questo problema si riscontra molto frequentemente, e io stessa come insegnante, come educatrice, purtroppo ho dovuto verificare che, per quanto triste sia, ma questi fatti si verificano. C'è sempre appunto il bullo che vuole prevaricare su qualcun altro, c'è il problema oggi della rete, quindi del fatto che queste situazioni siano a volte anche più difficili da controllare. Quindi ho avuto l'interesse appunto di approfondire queste tematiche, quindi attraverso dei corsi di formazione, e poi a mia volta ho avuto l'opportunità di tenere corsi in questo senso in diverse scuole sul territorio nazionale. Senti Elena, andiamo un po' nello specifico sul libro e poi torniamo su queste tematiche che sono più di mio interesse, insomma. Ok. Parlaci un po' del libro, nello specifico. Sì, certo. Allora, il titolo appunto è Verità e misteri e prevede un sottotitolo da Tubinga a Stonehenge. In realtà si tratta di un viaggio che un giovane di nome Arthur, e anche qui il nome non è, scusatemi, di nome Nathan, pensavo al mio terzo libro, adesso ho svelato un altro mistero. Nathan è un giovane che vuole diventare medico e crede fermamente in quello che potrà essere l'esercizio di questa professione. E anche qui non l'ho scelta a caso, perché credo molto nella medicina, anche qui intesa come operazione di intervento sull'uomo nella sua totalità. E se vogliamo pensare anche alla storia della filosofia, a parte, vabbè, il famoso Ippocrate, però sono anche molti riferimenti che troviamo, ad esempio, nei dialoghi di Platone sull'importanza del medico, perché appunto il medico è un uomo, dovrebbe essere, speriamo che insomma sia così, un uomo di verità che ha a cuore la persona nella sua totalità. Nathan è un nome che ho preso dall'opera di Nathan il Saggio di Lessing, e anche qui non è casuale, nel senso che il messaggio del libro, nell'intenzione della sottoscritta, vorrebbe essere quello di far riflettere su quanto sia non solo importante il viaggio interiore di ciascuno di noi, ma quanto sia importante la ricerca della verità, e proprio come in Nathan il Saggio, di una verità cercata, amata di per sé stessa, quindi disancorata, se vogliamo, dall'adesione a qualche credo religioso che appunto in Lessing devono essere rispettati di per sé. E non a caso Nathan nell'opera è figlio di 2 ebrei, e Nathan è stato educato alla religione ebraica e si recherà in Terra Santa per approfondire e conoscere questa fede.
che rispetta, in cui crede, ma la verità che Nathan cerca, la verità che, se andiamo a vedere, in un certo senso diventa proprio la professione di Nathan, è una verità oltre il, passatemi il termine, oltre il credo religioso, oltre l'adesione a una forma religiosa, e incontrerà anche qui persone con cui stringerà amicizia, ci saranno incontri con diverse comunità religiose, dall'evangelista all'ebreo, al frate cattolico, e ognuno di questi ha una missione, ognuna di queste persone arricchirà Nathan, ognuna di queste persone inciderà profondamente nel cuore di Nathan quanto sia importante essere fedeli alla verità. Ecco, e perché poi, diciamo, il viaggio di Nathan, ripeto, da Tubinga a Stonehenge, quindi comunque è un percorso, un itinerario abbastanza lungo, fatto, ripeto, di tappe, di incontri, di difficoltà, di avventura, perché diciamo così si conclude a Stonehenge? Perché Stonehenge, come sappiamo, è uno dei tanti luoghi, certamente, che è sempre stato oggetto di interesse, di misteri, e anche quindi ha indotto molti studiosi, molti scienziati, molti religiosi a cercarne l'origine, a scoprirne il motivo, cosa ci facevano quelle pietre messe lì, e sono state avanzate diverse ipotesi. Ricordo che il libro non è un saggio ma è un romanzo, ciò nonostante ci saranno anche, diciamo così, delle pagine dedicate ad un approfondimento anche appunto alle fosse, ad esempio di Stonehenge, al segreto della indistruttibilità dei menhir, come mai, da dove sono arrivati, e poi qualche riferimento anche a delle piccole Stonehenge che si trovano banalmente in altre zone d'Europa, che appunto Nathan conosce, ecco, che cerca di scoprire nel suo viaggio. L'obiettivo, ripeto, è proprio questo, tant'è vero che il primo capitolo del libro ha titolo I capitelli della virtù. Ecco, la virtù, così come la verità, deve essere qualcosa di personale. L'amore, Kant direbbe l'imperativo categorico del dovere, il dovere per il dovere. Potremmo fare molti riferimenti, ecco, però ripeto, quello che interessa l'autrice, come peraltro nel primo libro, è provare a riflettere insieme al lettore su quanto sia importante un percorso di crescita personale, quindi interiore, la ricerca della verità e l'amore per il sapere. Come avevo già detto anche per il libro, il mio primo romanzo, Alla scoperta degli Inca, anche qui Samuele ama il sapere, ama conoscere, e lo confesso candidamente, ecco, è un po' una costante, ecco, nei miei romanzi, perché non nascondo che c'è una nota autobiografica. Io proprio da ragazzina amavo conoscere, per me era fondamentale, era importantissimo, e all'inizio, guarda, dico anche così molto semplicemente, pur amando tantissimo la letteratura e percependo questa inclinazione, diciamo, pur umanistica, io amavo tantissimo anche lo studio della scienza, della fisica, della matematica. C'era qualche mio compagno, adesso non è per così incensarmi, che mi diceva: ma come fai a trovare interesse in tutto? Cioè, a me una cosa piace, una materia non piace, però riuscivo a trovare affascinante qualsiasi disciplina di studio, perché il sapere è un'esigenza, è iscritta nell'uomo.
è una, passatemi il termine, una vocazione. Ecco, siamo chiamati necessariamente a conoscere. Io che ho avuto modo, insomma, di conoscerti da un paio di mesi telefonicamente, cioè veramente questa passione per la conoscenza è molto evidente in te e mi sorprende, mi meraviglia ogni volta, cioè veramente anche io sono una persona molto curiosa e molto affascinata dal conoscere delle dimensioni, raggiungere delle dimensioni mie di verità, perché poi sono mie, non sono la verità in assoluto non esiste, no? Come in parte hai detto tu prima. E questo tuo modo di vivere veramente è bello e arriva agli altri, ma arriva anche ai tuoi alunni? Questa è una bella domanda. Allora, io insegno ormai da più di 25 anni e ho insegnato a alunni delle scuole medie, ma anche a ragazzi del liceo, delle scuole quindi superiori. Io credo che, come si diceva prima, non esista mai un assoluto, no? Per cui ho avuto delle soddisfazioni, quindi sicuramente alcuni alunni, alcuni studenti colgono questo elemento, probabilmente altri no, ecco, non ho assolutamente la pretesa che tutti colgano o che comunque io riesca a comunicare a tutti questa mia passione. Molti sì, confesso anche che alcuni studenti a distanza di anni mi hanno cercato, quindi devo dire che insomma in qualcuno sicuramente è rimasto il segno. Io credo che comunque sia importante, al di là di quello, forse per il corpo di discipline anche che insegno, al di là dei contenuti che insegniamo, che sono certamente importanti, perché è ovvio che mi stia a cuore che imparino Napoleone, la prima guerra mondiale, piuttosto che Leopardi o Verga, insomma, quello che deve essere. Però quello che secondo me è fondamentale è che venga instillato in loro il desiderio di conoscere e che riescano ad essere, mi permetto di dire, ulteriormente sensibilizzati all'umano. Ecco, perché tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che studiamo, deve essere un modo per scoprire l'umanità. Questo per me è fondamentale. Nel momento in cui leggiamo Alla luna di Leopardi, nel momento in cui leggiamo A Zacinto di Foscolo, nel momento in cui leggiamo lo Zibaldone o qualche pagina dello Zibaldone, o guardiamo un film, ahimè, sull'Olocausto, sulla Shoah, nel momento in cui evochiamo alcuni fatti storici, quello che è importante, certamente il quadro storico, il periodo, insomma, chi l'ha detto, chi l'ha scritto, ma l'impronta dell'umano, cioè deve essere qualcosa che gli aiuti a crescere umanamente, cioè qualcosa che, come dicevamo prima, la vita come un romanzo di formazione, dove ogni elemento ci aiuta, ci forma, ci aiuta a comprendere quanto sia importante. Qualche volta mi viene da dire che la chiave di lettura della vita è l'amore, l'amore con la A maiuscola, senza banalizzare ovviamente questo significato. Ecco perché anche qui in tutti i romanzi, insomma, nei romanzi che ho scritto evoco sempre e dedico anche molto spazio all'amicizia. L'amicizia autentica, l'amicizia profonda, l'amicizia data da una complicità di intenzioni, di interesse, di condivisioni, non inteso ovviamente come
un rapporto superficiale. Ecco, questo si trova nel mio primo romanzo tra Samuel e Sara, si trova qui nel secondo, si troverà anche nel terzo, perché credo che l'amicizia sia un modo per scoprire insieme la verità. L'amicizia, insomma, quella autentica, anche qui Aristotele nell'Etica Nicomachea, ad esempio, ha dedicato molto spazio all'amicizia, e non è l'unico, pensiamo ad Reto de Rivaux, insomma ce ne sono tanti, ecco, che adesso non voglio citare, non è questo il momento, però l'amicizia è importantissima, l'amicizia ci aiuta a scoprire la verità, è un modo per intraprendere questo romanzo della nostra, più che vita, mi piace utilizzare il termine di Heidegger, esistenza. Senti, quanto queste variabili poi in senso ampio, no? In senso stretto, sono presenti nella tua vita? Molto, perché oltre, come dicevo, all'amore per la conoscenza, io credo nell'amicizia autentica, quindi non ho sinceramente un largo gruppo di conoscenze e tantomeno di amici, ma quei pochi ovviamente sono i compagni di viaggio nella verità, alla scoperta della verità. Io poi volevo sottolineare una cosa relativa al tuo linguaggio, perché secondo me, nonostante tratti temi profondi e qualche volta anche complessi, però lo fai attraverso un linguaggio semplice e molto comprensibile. Non sei una che si articola in parole che poi gli altri non possono comprendere, e questo secondo me poi per chi insegna è molto importante. E poi ti vedo anche una persona semplice, insomma, quindi secondo me questo aiuta molto poi nell'insegnamento. E siete in una scuola super, perché è una scuola che ha la facoltà di poter disporre di te e di Marco, secondo me è una scuola super. Senti, invece noi pensiamo che comunque spesso più che promuovere libri occorre promuovere se stessi, no? Perché le persone scelgono più gli autori che i libri, poi la scelta del libro viene in un secondo momento, insomma. Tu che pensi di questa cosa? È una domanda molto, o meglio, un'osservazione, una riflessione molto interessante e la condivido, nel senso che si entra un po' in sintonia con l'autore. Credo che ognuno di noi operi delle scelte di lettura e scelga appunto come compagno di viaggio, chiedo perdono, chiedo venia per la ripetizione di questa espressione, ma mi è molto cara, degli autori. Ecco, io per prima riconosco di avere degli autori che mi sono compagni di viaggio. L'autore è importante perché in ciò che scrive mette se stesso, quindi sicuramente, a prescindere dal tema che tratta e quindi dal titolo del libro, dal contenuto del libro, emerge quel modo di sentire, quell'empatia o quella simpatia, o se vogliamo anche quella compassione, quel patire insieme con questa, diciamo, proprio sinergia tra autore e lettore. C'è una complicità, per cui sì, credo che sia assolutamente fondamentale, importante, un legame strettissimo quello tra autore e lettore. Quindi credo che ognuno di noi, poi ancora una volta si scoprono autori magari nuovi e quindi si cerca di conoscerli, di scoprirli, ma è vero che ci orientiamo verso quel determinato autore perché dalle sue pagine emerge quel determinato modo di sentire, quel determinato modo di leggere
passatemi l'espressione, il libro della vita. Sì, è vero. Senti, invece tornando a quelle variabili di cui abbiamo parlato prima, no? In termini sempre ampi e in termini sociali, quanto oggi è facile ritrovare nella società queste variabili? Cioè, parlo dell'amore, dell'amicizia. Non credo che sia facilissimo. Qualcuno dice che oggi più che mai sia difficile. C'è una mia carissima amica che dice che insomma il suo papà ai suoi tempi era un contadino e a lui bastava una stretta di mano per stringere un contratto. Qui ci vogliono gli avvocati e forse non bastano. Personalmente ritengo che questi valori siano stati da sempre difesi da alcuni come valori, mi viene da dire in questo caso veramente assoluti, ma già dall'origine dell'uomo valori non così diffusi, cioè non condivisi in questo modo da tutti. Non per niente, come dicevo prima, filosofi, pensatori, ecco, io ho citato Aristotele perché amo molto l'Etica Nicomachea di Aristotele e perché sono molte le pagine che, comunque alcune, che dedica alle riflessioni sull'amicizia, ma ripeto, ce ne sono molti altri che cito peraltro altrove, come Alredo de Rivaux e altri, che fanno da sempre questa, pensiamo anche alle lettere di Lucilia di Seneca. Anche qui ci sono molte riflessioni sulle virtù e sui vizi degli uomini, quindi io credo che da sempre, da quando l'uomo è sulla terra, ci siano persone che credono e vivono in questi valori in un certo modo e altri che, ahimè, confondono l'amicizia con la conoscenza, con un riscontro, un interesse personale, con un momento di passaggio, non però come valore assoluto. E così come se pensiamo al rispetto per l'altro, il rispetto per l'altro secondo me è qualcosa di sacro, è uno spazio sacro, però non so fino a che punto invece nella società da sempre degli uomini il rispetto diventi così importante, esista davvero la sacralità dell'altro, perché se noi riconosciamo l'altro nella sua sacralità allora, e noi stessi anche nella nostra sacralità, ripeto, esattamente come nel libro, disancorando questo aspetto da qualsiasi adesione a un credo religioso, ma l'altro come sacro, cioè l'altro riconosciuto nella sua dignità, allora sì che allora c'è il rispetto, c'è l'amicizia, c'è la solidarietà, quella autentica, quella profonda. Non so, pensiamo a Socrate che è morto difendendo alcuni valori, la verità. Ecco, però come lui qua, o Gesù Cristo, pensiamo a Gesù Cristo, a prescindere dal fatto che si creda in questa figura e in questo personaggio oppure no, è morto per la verità. Gandhi, insomma, ne potremmo citare tantissimi di quelli, diciamo, più ricordati. Quindi ci sono persone che credono in questi valori e io nella mia cerchia di conoscenze ovviamente ne riconosco, ma non so se così è per lo più. Ecco. Quando ti ho posto la domanda avevo proprio in mente la dimensione del rispetto e la prima cosa che mi hai detto è stata, hai parlato della stretta di mano, eccetera. Io penso che poi per ripartire sarebbe importante proprio ripartire da questa dinamica, quella del rispetto, perché già
Vabbè, prima di tutto il rispetto per se stessi, perché ci sono persone che non sono arrivate addirittura a non rispettare neanche più se stesse, e poi il rispetto per gli altri, perché se uno rispetta se stesso poi ci tiene anche a mantenere la parola con un'altra persona. Senti, invece nel tuo viaggio di vita, no? Com'è andare su una dimensione diversa da altri? Perché una persona che parla di conoscenza, di curiosità, di livelli profondi, poi comunque ogni giorno si incontra e si scontra con persone invece che per la vita esiste solo la dimensione materiale. Beh, diciamo che sì, diciamo che per molti infatti la vita è solo una dimensione materiale, ma come dicevo prima, io non ho la pretesa di imporre alcunché a chi che sia, per cui a un certo punto sono, come dire, valori che percepiamo nel profondo di noi stessi e che vogliamo vedere concretizzati, che concretizziamo giorno dopo giorno in ogni nostra azione, da quando ci alziamo e prendiamo il caffè la mattina alla sera. Però non è che si possa pretendere che gli altri, ahimè, riconoscano, ecco, questi. Una volta in una situazione dovetti dire abbiamo parametri etici diversi. Non posso dire in quale contesto, ahimè, ma calò il gelo, ecco, calò il gelo, rimasero tutti in silenzio. Forse un silenzio eloquente, non lo so, però sì, abbiamo parametri etici diversi. La situazione è questa, ecco, non si può pretendere che tutti vorremmo, ecco, però l'Eden, ecco, che non esiste, che non è mai esistito. Cioè, cattolici, cristiani, si parla di peccato di originale, di redenzione, possiamo metterla sul piano che si vuole, ecco, la ferita originale, non lo so, io non posso rispondere a queste domande, quindi non c'è uno scontro, c'è il riconoscimento, come dicevo prima, di avere eventualmente parametri etici diversi rispetto a qualcun altro, però è anche vero che ognuno poi, come dicevo prima, stringe amicizia, stringe un rapporto stretto con chi è simile, ecco, insomma. Senti Elena, sempre in senso ampio, la scuola di oggi che dimensione vive? Beh, la scuola di oggi è forse cambiata, certamente, nel senso che intanto credo ancora una volta che non si possa generalizzare, perché tutto cambia da istituto a istituto, da tipo di indirizzo a tipo di indirizzo. Vabbè, io generalizzavo nelle politiche della scuola e non negli istituti, insomma, relativamente agli istituti. Sì, no, beh, certo. Beh, c'è, come si sa, un tentativo di informatizzare, diciamo, no, la scuola, quindi non lo so, si è passati dalla possibilità di avere il libro cartaceo all'utilizzo del libro digitale, a nuove didattiche che vengono definite didattiche innovative. Allora, era meglio prima, era meglio oggi. Ancora una volta, come dice Aristotele, il giusto mezzo credo che sia la scelta migliore, nel senso che fa sempre parte dell'evoluzione accettare nuovi strumenti, nuove metodologie, purché venga comunque salvaguardato uno studio serio, costante, profondo
e non si perda di vista, come dicevo prima, l'obiettivo, l'umano. Ecco, che secondo me, mi spiace, ma non può assolutamente essere sostituito e che deve essere il primo oggetto della nostra ricerca, della nostra indagine. Beh, la mia idea, senza entrare troppo nello specifico, insomma, è che c'è un sistema che in questo momento sta, però non mi rispondere, la mia idea sta affogando la scuola nelle procedure, quindi praticamente queste procedure poi rendono insignificante il professore, l'insegnante, il maestro, perché in effetti sta più, cioè tu hai parlato di persona, no? Le procedure ti allontanano sia dalla tua persona interiore sia dalla persona allievo, insomma, e quindi perché a volte è più importante rispondere alle procedure che rispondere poi alle esigenze dell'alunno, ma non voglio una risposta, era un mio modo di vedere la cosa. Considerazione, sì, certo. Quindi, Elena, siamo quasi in conclusione, ti faccio una domanda che è solita, insomma, a questo punto. Come mai un lettore dovrebbe comprare e leggere il tuo libro? Bella domanda, anzi ti ringrazio per la domanda. Un lettore può comprare e quindi leggere il mio libro se, come dicevamo, è spinto dal desiderio di provare a fare questa ricerca interiore, di percorrere quindi insieme ai personaggi protagonisti, sia nel primo romanzo La scoperta degli Inca, sia nel secondo Verità e misteri da Tubinga a Stonehenge, è disposto a fare un viaggio di conoscenza all'interno di se stesso, nel mondo, e col desiderio anche di stringere amicizia in modo autentico, non solo con l'autrice, ma con i personaggi protagonisti, che, come dicevo, hanno un messaggio importante a partire dal loro nome. Che appunto non sono mai nomi casuali, cioè mi è venuto in mente il nome così, Gilberto, Francesco, no, hanno dei nomi precisi all'interno. Anche ad esempio l'antagonista di Nathan avrà un nome preciso, che però non vi svelo, per indurvi a esplorare insieme a Nathan di chi si tratta e per quale motivo questo personaggio diventa un vero e proprio antagonista della verità, dell'amore per la verità. Senti, ti faccio una domanda provocatoria. Quando uscirà il tuo primo saggio? Ah, bella domanda, bellissima, ti ringrazio. Ci stiamo lavorando, vediamo un po'. Ci stiamo lavorando. Adesso uscirà un terzo romanzo e ancora una volta si tratta di un viaggio che, lo sappiamo, il viaggio da sempre, no? Una valenza anche spirituale, chiamiamola interiore, quindi anche questo non è casuale. E stiamo anche lavorando a un saggio, però sinceramente non so bene quali saranno i tempi di pubblicazione ancora. Me la sentivo questa cosa, hai visto? Davvero, guarda, veramente, sembrava ci fossimo messi d'accordo e invece assolutamente no. Vabbè, ma secondo me esce un capolavoro se scrivi un saggio. Non so, insomma. Capolavoro. Senti, vabbè, magari no, però. Prima di salutiamo insomma chi ci ha ascoltato e poi dico un'ultima cosa. Un saluto particolare a chi ci ha ascoltato. Sì, grazie a tutti gli ascoltatori, davvero, e grazie a te Giuseppe per questa opportunità. E anch'io saluto tutti e poi Elena in retroscena mi dirai se è stata più bella la mia intervista o quella di Marco Bisio, va bene? Buonasera a tutti, ciao. Grazie, buona serata a tutti, ciao ciao.
È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.